Il futuro è una variabile incerta di cui gli esseri umani sono terrorizzati, tanto da preferire vivere in un eterno presente, evitando così la paura dell'interfacciarsi all'ignoto domani, ma d'altro canto rinunciando all'essenza dell'esistenza, la vita stessa. Se non avete mai giocato a Xenoblade potete ugualmente usufruire del video perché ho fatto il possibile per evitare ogni spoiler relativo alla trama, concentrandomi invece sul profondo significato della saga in ottica filosofica che riguarda il presente non in quanto tale ma come presupposto indispensabile per la costruzione del nostro futuro. Potete quindi procedere tranquillamente considerandolo più come un podcast, ricordandovi di non guardare lo schermo perché saranno presenti immagini spoiler di tutti gli episodi. Oggi analizzeremo riga per riga Future Awaits, la canzone finale del capitolo conclusivo della trilogia di Xenoblade, che come esplicitato dal nome stesso parla del futuro, di quel che ci attende nella vita non solo come fan della serie, ma come persone artefici del proprio destino. Prima di iniziare, il vostro supporto è fondamentale per permettermi di continuare a realizzare contenuti del genere. Semplici azioni come lasciare un bel mi piace, iscrivervi se siete nuovi ed attivare la campanella delle notifiche sono super importanti per sostenere il canale. Grazie a tutti ed iniziamo dalla prima strofa. You're standing at a loss in front of a door that's been closed for so long. With your foreseeing eyes, what do you see? Il primo verso significa letteralmente essere in perdita, che sembra apparentemente senza senso data la frase in cui si trova. In realtà in inglese quell'espressione assume anche un altro significato, quello dell'incertezza, ed esattamente questo per me il suo vero senso, essere insicuro, non sapere cosa fare, sentirsi persi di fronte all'immensità del futuro. Quindi l'intera strofa significa: sei in uno stato di incertezza di fronte ad una porta che è stata chiusa per così tanto tempo. Con i tuoi occhi preveggenti, cosa vedi? Voglio premettere che a differenza di quasi la totalità delle software house, Takahashi non affida a cantanti esterni la scrittura dei testi delle canzoni, ma se ne occupa personalmente, e ciò è evidente anche solo leggendole. In questo brano il futuro viene rappresentato dal director come una grande porta chiusa da tanto tempo, che preclude ogni possibilità di conoscenza di quel che verrà. Poi l'inserimento della clip di Shulk, il protagonista capace di avere visioni del futuro quando si parla di occhi preveggenti, è stata una scelta geniale, l'ennesima perla di questa serie capolavoro. E la strofa si conclude chiedendo: cosa vedi oltre la porta? In effetti nessuno di noi può vedere nel futuro, ogni giorno davanti a noi si aprono infinite possibilità e sta solo a noi scegliere quale strada seguire. Infatti la seconda strofa affronta proprio questo tema. Until you open it, you cannot know. Afraid to see what could be on the other side. La traduzione di questa parte è esattamente quanto discusso prima. Fino a che non apri la porta, non puoi saperlo, spaventato di sapere cosa c'è dall'altra parte. Takahashi non ci sta solo aprendo gli occhi sul timore dell'incertezza del domani, ma sta condividendo anche la sua paura del futuro, il nostro terrore di non sapere cosa ci riserverà la vita. Da notare che la cantante di Future Awaits è Joan Hogg, che ha partecipato nelle primissime opere del director, Xenogears e la Xenosaga. Assenti in tutta la trilogia di Xenoblade, è tornata in questo capitolo conclusivo per il gran finale di un progetto iniziato ben 30 anni fa, per un tributo non a quest'ultima produzione, ma all'intera serie Xeno. E la parte seguente del brano esprime alla perfezione lo stato d'animo che emerge dalle strofe precedenti. Oh, can't you see how much I feel the same as you? It seems we just need to let it all go free. È in questa strofa che ha avuto conferma più che mai di chi è il vero soggetto della canzone. Significa infatti: non riesci a vedere quanto mi sento uguale a te, sembra che abbiamo solo bisogno di lasciare tutto libero. È qui che diventa palese che a parlare è Tetsuya Takahashi, ponendosi non da fondatore di Monolith Soft, non da sviluppatore di videogiochi, ma da un semplice essere umano che ci invita a trovare quel coraggio necessario per aprire quella porta e guardare in faccia il nostro destino.
Ed ecco che la musica, che per queste prime 3 strofe ci ha accompagnato lentamente, tutto d'un tratto aumenta di intensità con l'aggiunta di molti altri strumenti di sottofondo, dando inizio ad un crescendo di emozioni che persisterà fino al termine dei crediti. In questo specifico momento, quando la vera musica prende le redini della narrazione con gli strumenti musicali a completo, inizia la 4ª strofa. I've seen that look before, the stare of your fearful looking eyes, that quiet voice inside. What do you hear? Questo quarto segmento che avete ascoltato tradotto suona in italiano in questo modo. Ho già visto quello sguardo prima, lo sguardo dei tuoi occhi spaventati, quella voce silenziosa dentro, cosa senti? Ancora una volta, in questa poesia, le nostre vite e quella di Takahashi sono 2 concetti che si sviluppano in parallelo, accomunati dall'immensa paura dell'ignoto. La sua affermazione, ho già visto quello sguardo, i tuoi occhi spaventati, rivelano come egli vede in noi il suo io passato, l'unica speranza per il futuro. È dal lontano Xenogears fino al più recente Xenoblade 3 che ci sta mettendo in guardia sì che siamo in un mondo crudele e spietato, ma al contempo che prendendo la strada giusta, quella della speranza, è possibile creare un futuro perfetto per tutti. Proseguendo con il brano, Will you give up and stay where you belong? Afraid your time, it just might take too long. la 5ª strofa tradotta significa: ti arrenderai e rimarrai dove appartieni? Temendo il tuo tempo, potrebbe richiedere molto tempo. Sullo sfondo di una produzione già di per sé perfetta, nel secondo verso emerge un'altra perla, in particolare nella frase Where You Belong, riferimento palese alla canzone finale di Xenoblade 3, dal nome di Where We Belong. L'ambivalenza è evidente ed il passaggio dalla prima persona plurale, dove apparteniamo, alla seconda persona singolare, dove appartieni, sottolinea come non siamo più spettatori, ma diventiamo partecipanti attivi e parte integrante dell'ineguagliabile megaprogetto ideato dal director. E da questa specifica strofa fino alla fine si inizia a scorgere un'altra chiave di lettura, non solo un messaggio di Takahashi all'attuale generazione, ma anche degli indizi sul futuro della serie Xeno. Almeno per me è questo ciò che intendeva con l'espressione potrebbe richiedere molto tempo, ed infatti nella parte seguente afferma chiaramente: And you won't know unless we keep on trying. Now we need the strength to carry on. tutto ciò vuol dire, e non lo saprai se non continuiamo a provare. Ora abbiamo bisogno della forza per andare avanti. In queste righe emergono in maniera definitiva entrambe le interpretazioni della canzone. La prima è il senso di non arrendersi mai nella vita di fronte ai 1000 ostacoli che troveremo lungo il cammino e di trovare sempre la forza per superarli. Il secondo significato coincide con lo stato d'animo di Takahashi al momento. È stato lui stesso ad affermare in un'intervista che risale a prima del rilascio del 3° capitolo che dedicherà tutta la sua vita nel creare l'opera perfetta da 6 episodi. Ed è da sempre che questo suo proposito è stato demolito, a partire dal dispotismo di Square dopo il lancio di Xenogears, fino ad arrivare alla mancanza di fiducia di Namco con l'interruzione dell'esalogia della Xenosaga al solo 3° episodio. I suoi piani sono andati sempre distrutti, ma con la sua forza di volontà adesso è a pochi passi dal suo obiettivo. Con la libertà creativa fornita da Nintendo siamo davvero più vicini che mai ad ottenere quella che egli stesso ha definito come l'opera perfetta da 6 episodi. Questo concetto di essere al culmine di un progetto in cui è stata versata finanche l'anima viene accentuato dal brano stesso, che si carica di epicità con una melodia trascendentale. I fan più attenti riconosceranno le vecchie colonne sonore della saga, come l'Elysium o l'Homecoming, che si fondono assieme per generare una musica ultraterrena che trasporta lo spettatore in uno stato catartico. Ed ecco che il tutto viene anche accompagnato dalla lirica di sottofondo, andando a realizzare una delle melodie più tristi del franchise.
Io penso davvero che questa sia la composizione definitiva che riassume in pieno lo spirito stesso di Xenoblade. Questa parte è senza ombra di dubbio la più emozionante dell'intero brano. Da qui comincia una sorta di addio, la musica si carica ancora più di drammaticità, ma le parole conferiscono speranza a chi canta e chi ascolta, ricordandoci che nessun addio dura per sempre, al contrario dei sogni che rimangono lì in attesa di essere realizzati. La parafrasi della settima strofa equivale a quanto segue. Le nostre voci potrebbero non essere ascoltate e non importa se falliamo, ma se c'è un futuro è lì che metteremo gli occhi. Per me le prime due righe hanno molto di più da raccontare di quel che sembra. Quando Takashi parla di voci non ascoltate e fallimenti, vedo sia la storia della serie Xeno, sia della sua vita che è stata piena di difficoltà, ma come lui stesso afferma, l'importante è guardare al futuro. Ed esattamente in questi ultimi versi ritorna di nuovo il motivetto del flauto, che in Xenoblade 3 aveva appunto lo scopo di guidare le anime decaduti, di coloro che erano state vittime della vita, di un destino crudele che però tramite la speranza, per la precisione, la speranza per il futuro, può essere cambiato. L'ottava sezione significa: da un passo sicuro cammineremo mano nella mano, solo noi due. Sebbene quest'ultima parte possa essere intesa come la storia dei protagonisti dell'intera saga, da Shulk e Fiora fino a Noe e Mio, è innegabile come quel solo noi due racchiuda molte altre sfumature. Io l'ho parafrasata come il nostro lungo viaggio nelle opere di Takashi, che si è concretizzato nel rapporto tra community e creatore. Ed alla fine del terzo verso il suono del flauto aumenta come non mai, con un motivetto ancora più straziante di quello di prima, evidenziando come non sta volgendo a termine solo la canzone, ma con essa l'intera trilogia di Xenoblade. La nona, e quella che almeno in apparenza sembra essere l'ultima strofa, equivale a quanto segue. Se senti di non avere una guida, sarò sempre vicino, proprio accanto a te. Se pensi di aver perso la strada, percorreremo insieme questo cammino, perché il nostro futuro ci aspetta. Takahashi ci rassicura un'ultima volta. Forse il prossimo capitolo Xeno sarà totalmente diverso dai precedenti, sarà un qualcosa di rivoluzionario, ma lui non si dimenticherà mai della sua community, del loro supporto e terrà sempre a mente che non siamo spettatori, bensì soggetti di quello che sarà il futuro che lui ci riserverà. Ed è il flauto ad accompagnare la parte conclusiva in una melodia che incarni il concetto stesso di fine. La nostra amata saga, durata oltre 10 anni, volge al termine ed i tristi suoni che vanno a toccare le nostre corde emotive più delicate non fanno nient'altro che accrescere l'atrocità del momento, in una commovente scena che fa della malinconia il suo pilastro portante. Ma esattamente quando la canzone sembra essere terminata, con la sequenza di un finale che davamo per scontato, ecco il colpo di scena finale e questo epilogo che nessuno si aspettava viene accompagnato dalla decima e stavolta veramente ultima strofa. I see you by the door. So
just walk through. Don't take too long, 'cause everything you've said, you'll find it there. Questa strofa conclusiva in italiano recita quanto segue: Ti vedo vicino alla porta, non esitare, basta camminare, non impiegare troppo tempo, perché tutto ciò di cui parli lo troverai qui. Da notare come il flauto sia completamente scomparso dalla melodia di sottofondo. In Xenoblade 3 la sua introduzione era giustificata dal contesto stesso del titolo. Se esso era lo strumento dei tramandanti, allora gran parte delle musiche e del gameplay era basato proprio sul flauto. Ma adesso, dopo questa scena conclusiva, non ha più senso di esistere, ed ecco che viene sostituito da una dolce melodia suonata col piano, che non a caso era lo strumento suonato da Nile in un futuro riconquistato. Non rimane che l'ultimo verso della canzone. In our future. La riga finale consiste in una sola frase: nel nostro futuro. Non viene detto semplicemente il futuro, ma il nostro futuro, mettendo in luce ancora una volta tanto la sua unione con la community quanto la necessità di continuare a lottare per un futuro migliore per tutti. Perché è questo che ci ha insegnato Takahashi in tutte le sue opere, a farsi forza della speranza per abbattere ogni impedimento alla volontà di costruire il nostro futuro. E con quest'ultimo verso si conclude anche la mia analisi di Future Awaits, quella che può essere considerata la canzone più emotiva di sempre, che è stata confezionata con la massima cura per toccare il cuore dei fan di vecchia data. Questo è stato un video un po' diverso dal solito e se volete potete farmi sapere qui sotto nei commenti se vi piacerebbe vederne altri del genere. Nel frattempo, se non volete perdervi nessuna novità su Xenoblade, vi invito a seguirmi su tutti i miei social linkati in descrizione e soprattutto ad entrare nel mio canale Telegram dedicato alle migliori offerte dei videogiochi. Partecipando al programma di affiliazione, Amazon vi riconoscerà una piccola percentuale su ogni acquisto dei miei link ed in questo modo potete supportare gratuitamente il canale. Grazie infinite a tutti gli ultimi iscritti. In sovrimpressione vedete altri miei video come la storia di Monolith Soft, la recensione di Xenoblade 3 e la lore di tutta la saga. Per oggi era tutto, in attesa del mio prossimo video, ciao e buon gaming a tutti!